Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche disponibili per la crescita spirituale del primo semestre 2026. Abbiamo la carta della stella, amici del Capricorno. Potrebbe parlare di nuovi obiettivi, nuovi desideri. È una carta che parla anche di sogni e di canalizzazioni, quindi potrebbe anche arrivare un'ideona. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente e il segno lunare. Per capire come incastrare queste letture ho pubblicato una guida e la trovate sotto in descrizione. Sempre nella descrizione trovate il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, sono 3, uno è un corso base di metafisica, uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di numerologia che sto pubblicando in questo periodo. E inoltre vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi di gennaio 2026. Anche di questo trovate il video di presentazione in descrizione oppure pagina web o diversamente mi potete scrivere una mail. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie e partiamo con un 2 di coppe. Asso di spade, torre, 6 di coppe, fante di coppe, 7 di bastoni e regina di bastoni. Ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento più importante del semestre. Dopodiché in un secondo momento andiamo a vedere l'evoluzione mensile delle cose, quindi cercherò di dirvi quando succede che cosa. Tenete presente che questa è una di 4 letture che andrò a fare per il 2026. La prima, quella generale, è già nella playlist oroscopo annuale stagionale e poi ce ne saranno altre due, una sull'amore e gli affetti e l'altra sul lavoro e l'economia. Partendo da questo 2 di coppe devo dire che secondo me saranno un po' le relazioni o una relazione in particolare a essere messa sotto esame. Ok, abbiamo 2 di spade e 4 di bastoni. Potrebbero esserci dei dubbi sulla stabilità di questa relazione, potrebbero esserci dei dubbi sul se è la persona giusta o no per iniziare una relazione romantica piuttosto che iniziare un progetto lavorativo o di collaborazione. Andiamo a vedere l'asso di spade. Stella e 7 di spade. Parla proprio di verità. Qui potrebbe esserci una presa di consapevolezza con la stella, quindi arrivare proprio la chiarezza mentale grazie a, vi dico, una canalizzazione potrebbe essere. La stella io la sento molto collegata con il sesto chakra, con questa capacità di vedere oltre gli opposti. Quindi non è solo il vedo il mio lato, vedo anche il lato dell'altro e secondo me le bugie che o vi siete raccontati o le cose che non erano chiare verranno a galla. E difatti poi arriva la torre, quindi si destruttura qualche cosa, cascano delle certezze.
Sì, avete anche la sacerdotessa e l'esercizio che dovete fare qui è proprio quello che vi ho appena detto, quindi vedere oltre la dualità, vedere le cose da un punto di vista d'insieme. Cioè è un po' come dire, non c'è solo il vostro lato, c'è anche il lato dell'altra persona. Andiamo a vedere questo 6 di coppe. Sei di coppe e morte. Io ho la sensazione che qualcuno abbia bisogno di reimparare a sognare. La stella è una carta che fa anche riferimento ai sogni, e il 6 di coppe anche, e ce l'avete 2 volte. È come se ci fosse un'insicurezza sul tipo di relazione che o avete già in corso d'opera, può essere una, ripeto, può essere il modo in cui gestite tutte le relazioni. Qui mi parla di un qualche cosa che non si sa se sia stabile, che sì, non si vede stabile probabilmente perché con il 2 di spade la figura è bendata, quindi è come il non vedere un qualche cosa, e ad un certo punto secondo me arriva come o una verità o una presa di consapevole. La verità può essere una comunicazione, qualche cosa che viene detto, difatti un 7 di spade è al contrario, potrebbero essere proprio delle bugie che vengono a galla, ma non necessariamente di qualcun altro, cioè nel senso siete voi che non vedete e avete bisogno come di fare questo esercizio del vedere. È come rendervi conto che non c'è solo il vostro punto di vista, non c'è solo il come la vedete voi, potrebbe anche essere in un altro modo. E secondo me questo, perché riuscirete a farlo, sarà un po' il leitmotiv secondo me del periodo, cadranno molte certezze di quelle che avete avuto fino ad adesso. È come se nel prossimo 2026 riusciste ad avere una visione di insieme che vi porterà a vedere più nel lungo periodo. E quindi c'è come questo bisogno di ricominciare, se vogliamo, a sognare, senza farsi trasportare troppo dalle emozioni, senza essere troppo ingenui. Andiamo a vederlo, questo fante di coppe. Mm. Diavolo e imperatrice. C'è qualche condizionamento qui legato ehm, o alla madre, o potrebbe essere un atteggiamento materno con l'imperatrice. Vedo un po' come il darsi come una madre. E potrebbe essere qualche cosa che effettivamente condiziona. Tenete presente che l'imperatrice è una madre pratica, concreta, è anche una di quelle madri anche di polso alle volte, no? E quindi potrebbe esserci come una sorta di controllo in quello che offrite. Cioè, secondo me è questione di capire gli equilibri. Se qui effettivamente voi offrite perché così avete la possibilità di controllare l'altro, ecco, questo potrebbe essere un aspetto da guarire, una di queste bugie, una di queste verità che vengono a galla. Andiamo a vedere 7 di bastoni. 10 di spade e 8 di bastoni. Voglio andare a vedere anche la regina. Abbiamo un re di pentacoli, un cavaliere di bastoni e un 2 di pentacoli. Io ho l'idea che andrete verso nuovi obiettivi e ripeto, occhio al condizionamento, che il condizionamento può essere come vi comportate voi nei confronti degli altri o di una persona in particolare. Un po', se vogliamo, considerato il diavolo, potrebbe essere per controllare, un po' potrebbe essere un momento di codipendenza con questo fante di coppe, perché vi ricordo che il fante di coppe
È un'energia nascente, un fanciullo, non sa ancora maneggiare il suo elemento, che sono le coppe, quindi le emozioni, e si lascia molto trascinare. Qui secondo me la cosa che dovrete imparare a fare è andare avanti un po' ehm, per il vostro percorso, per la vostra strada, senza, mi viene da dire, interrompere le comunicazioni con tutti o con questa persona. E qui la comunicazione non è passami il sale, come stai, la comunicazione è comunico la mia verità, comunico quello che sento, le mie insicurezze, le mie paure, i miei sogni. Però io credo che qui ci sia qualche cosa che proprio vi ha condizionato in infanzia ed è un'idea che probabilmente non lasciate andare, perché avete la morte al contrario. E morte e diavolo vicini anche, quindi sì, secondo me è un qualche cosa che vi condiziona. Vedo come queste due carte un po' di immaturità, una fase potrebbe essere sognatrice, che secondo me da un lato è come se avessi bisogno di capire come sognare. Non è che non sappiate sognare o che non abbiate sogni, ma è come se ci fosse una grande percentuale di ingenuità in quello che sognate che vi condiziona e che avete bisogno di pulire, secondo me. Avete la stella, mi viene da dire puntate in grande. Diciamo che sarà un buon terreno d'allenamento la società, cioè uscire a frequentare gente vi farà capire ancora di più su questo vostro modo di pensare e di relazionarvi. Andiamo a vedere mese mese. Vediamo se riesco a dirvi qualche cosa in più. Regina di Pentacoli, 5 di coppe, 10 di coppe, Cavaliere di bastoni che avete già qui, 7 di pentacoli, matto e asso di bastoni. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, quindi molto facile. Sì, diciamo che i primi 2 mesi li sento un po' chiusi. Probabilmente siete in questa fase 2 di spade dove riflettete, dove fate una sorta di analisi, dove potreste anche effettivamente prendere questa consapevolezza e destrutturare il vecchio modo di pensare o certe idee. Guardate, l'asso di spade è proprio la carta che vi porta la chiarezza mentale. Voi dovete fare chiarezza mentale sulla vostra visione della vita, sulle bugie che vi siete raccontati, magari perché siete sognatori, perché siete romantici e da un lato ci sta, però è come un non attaccatevi a certe idee, perché peccate poi di ingenuità. Secondo me solo i primi 2 mesi sono un po' sottotono, guardando un po' qui. Ehm, Vi dico, ho come la sensazione che tenderete un po' a ritrarvi. Marzo, aprile ci si muove già in avanti. Credo che per marzo si possa proprio... Guardate, se volete questa torre la posso sentire un po' qui. Mm? È come, ok, ho usato questa cosa fino ad adesso, un pensiero, un'emozione, un comportamento, è ora di come staccarsi, no? È ora di terminare, di concludere con questo senso di colpa, con questa perdita. Mi viene da dire curate un po' di più l'alimentazione, soprattutto gennaio. Gennaio mettetevi a dieta. Che non è una dieta per perdere peso, è una, chiamiamolo regime alimentare, quindi limitate certi cibi. Giusto per gennaio ve lo dico.
Per quello che riguarda invece la primavera, secondo me potrebbe arrivare come una nuova spinta, una nuova grinta. Vi dico, avete questo cavaliere di bastoni due volte, quindi per chi fosse single potrebbe essere una persona nuova, potrebbe essere un nuovo modo di andare avanti nella relazione, perché qui c'è proprio come un'evoluzione nel modo di vivere gli altri, nel modo di vivere le relazioni, come se si riuscisse appunto ad avere la visione d'insieme, a guardare più in alto, mettiamola così, no? Ehm, Maggio, mese tranquillo, devo dire che tutto sommato scorrerà abbastanza tranquillo. Ecco, abbiamo poi il giugno dove risento un po' questa parte della lettura, dove vi farete abbastanza i fatti vostri. ehm, Voglio una carta per questo fante, per questo matto, cioè. Mm. Sì, allora c'è un 2 di coppe, quindi qui ci potrebbe essere una nuova relazione. Secondo me arriva in questo periodo qui, marzo-aprile, arriva come questa nuova relazione, questo nuovo personaggio, questa nuova unione, potrebbe essere una collaborazione, nuovi amici. E tutto sommato c'è come questa velocità nel mese, nel trimestre, scusate, quindi marzo, aprile, maggio. Non vi nego che uno di questi personaggi nuovi potrebbe effettivamente sfociare in qualche cosa di più romantico, però fate attenzione, perché il matto, al contrario, può voler dire due cose. O che non vi fidate delle persone, cioè ne dice tante di cose in realtà, però quello che mi arriva qui adesso è che o non vi fiderete di questa persona e quindi magari vi incontrate, vi trovate, iniziate a parlare come un po', ok, non mi fido, usciamo e conosciamoci perché voglio capire di che pasta è fatta questa persona. Oppure, e secondo me questa potrebbe essere un po' più forte come significato, perché abbiamo anche qui un fante di coppe, mi parla di un'impulsività. Quindi ho la sensazione che potreste farvi un po' troppo prendere dal momento. Occhio a quello che date, non date troppo e non date con un atteggiamento materno, cioè capite che ruolo volete rivestire nella coppia. Volete essere la madre, il padre, quindi il genitore di questa persona o un suo pari? Trattatelo come un adulto o un'adulta. Perché certe volte per aiutare gli altri non ce ne rendiamo conto, ma magari li sminuiamo, non gli diamo la possibilità di fare il loro percorso, il loro viaggio d'anima. Andiamo a vedere qualche pensiero di questo periodo. No, scusate, le blu sono la difficoltà di questo periodo. Perché mi è difficile avere fiducia in me stesso? E arriviamo un pochettino qui. Di che cosa non avete fiducia? Di essere abbastanza? E qui si potrebbe parlare di amor proprio, di lavorare sull'amor proprio. Non avete fiducia nella vostra forza. Sì, ma sempre tutto è amor proprio. Anche la forza di volontà è terzo chakra, plesso solare, volontà, amor proprio. Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Perché ho paura di venir fregato. La sfiducia. Guardate, due carte mi vengono su questa sfiducia. C'è qualche cosa che dovete lavorare proprio nelle relazioni degli altri. Vi dico, è dall'inizio che ho la sensazione che il lavoro da fare qui sia proprio sul costruire relazioni stabili.
Credo che ci sia qualcuno che non crede neanche nell'anima gemella, se ve la devo dire tutta, perché con questo 4 di bastoni qui mi dà un po' quella sensazione. È invece come se avessi bisogno di reimparare un po' a sognare, senza però essere ingenui. Cioè c'è la possibilità di andare avanti, c'è la possibilità di trovare il collaboratore, tra virgolette, perfetto, perché poi niente, nessuno è perfetto, però diciamo così, il collaboratore ideale, il partner o la partner ideale, gli amici ideali, quelli che fanno esattamente quell'hobby particolare che piace tanto anche a voi e che non sapete condividere. È come il abbiate fiducia che le cose possano succedere. Tenete presente, allora la stella è collegata al sesto chakra. Tenete presente che se io non ho la possibilità, quando ne ho saltato un pezzo, è collegato al sesto chakra, come vi stavo dicendo, e quando il sesto chakra è in disequilibrio, quindi o è in eccesso o è in carenza, c'è come questa visione unilaterale, no? Cioè si vede solo una realtà e non si ha la possibilità di vedere una verità, una realtà alternativa. Così facendo è che non si può manifestare un'altra realtà. Quindi vi consiglio di lavorare molto sulle verità che vi dite, su come vedete le cose, su qual è il vostro punto di vista, da dove arriva questa visione, magari un po' troppo romantica, magari un po' troppo pessimista, potrebbe essere. Beh, guardando questa carta è perché probabilmente qualcuno è stato fregato parecchio, ma tutto a causa di questa visione romantica che probabilmente avete sulle relazioni, sull'amore, potrebbe anche essere il lavoro, sulla vita, sui figli per qualcuno. Ok, andiamo a vedere un pensiero da contemplare. Accetto che non vi siano sconfitte nella mia vita, ma solo esperienze che mi aiutano a migliorare. Bellissima, ragazzi. Quindi tutto è esperienza. Andiamo a vedere un messaggio dell'universo. Comunque stavo notando che qui avete un 2 di pentacoli, un 2 di coppe, quindi secondo me qualche tipo di relazione, nuova relazione o nuovo equilibrio relazionale, per quanto possa essere precario, però comunque secondo me lo trovate, o perlomeno un diverso stare nelle relazioni. Ho sempre fiducia nella direzione dell'universo e so che sono guidato. Quindi la stella fa anche riferimento al proprio obiettivo, il proprio nord, è quello che ci guida ed è una carta collegata proprio al desiderio, non al desiderio dell'ego, è il desiderio dell'anima, quindi è quello che fa stare bene l'anima. Onoro come mi voglio sentire. Quindi anche qui si tratta di creare una realtà diversa rispetto a quella che vi siete creati fino ad adesso, che non vuol dire vivere nell'illusione, vuol dire creare l'opportunità, creare la credenza, creare la visione di una nuova realtà per voi. Cioè noi siamo quello che pensiamo e quello che diciamo. Ogni pensiero, ogni parola manda vibrazione all'universo e più vibrazioni mandiamo lì, più energia mandiamo in quella direzione e questa cosa si manifesta e questo succede sia con le belle cose che con le cose meno belle. Ok, quindi qui cambiate il tipo di realtà che state proiettando. Bene, andiamo a vedere un ultimo messaggio, vediamo come vogliamo concludere, come vogliono concludere la lettura, le mie guide. Carta numero 12. Mi colpisce sempre quando esce questa carta perché c'è il fiore della vita dietro, che è un simbolo di grande protezione e purificazione.
E anche qui parla di di un più alto radicamento. Tenete presente che più un albero ha le radici forti, profonde, sviluppate, e più ha la possibilità di crescere in altezza, ed è un po' questo qui il senso. Sì, parla come di una maestria, ma vi dirò, la stella fa anche riferimento a quello che è un po' il destino, se vogliamo, no? E io credo che qui ci sia la possibilità, cioè vi dicono che è come se aveste la possibilità di cambiare il vostro destino, di vedere un altro tipo di realtà, perché non è l'unica quella che vedete. Carta numero 2, di nuovo un altro 2, parla di amuleti, di fortuna, di possessioni e di protezione e di doti, vabbè. È un po' come se fosse la bacchetta magica, se vogliamo, un qualche cosa, una qualche dote innata. Secondo me qualcuno qua è canalizzatore, ve lo dico. Avete bisogno di lavorare sui chakra. Correte ad abbonarvi e lavorate su tutti i chakra in modo che si apra il sesto e possiate canalizzare. Però è anche il fiore della vita, tra l'altro, è un simbolo di geometria sacra ed è un simbolo, quindi può portare, come dire, protezione. Potete metterlo, di solito si consiglia di metterlo dietro la porta d'ingresso, in modo da tenere, come dire, fuori certe energie negative. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Se poi per varie ragioni preferite lavorare per conto vostro, potete anche abbonarvi al canale e anche lì tratto le credenze limitanti. Sono divise per settore, vi insegno come trovare e testare le credenze limitanti, perché diciamo non tutto quello che sentiamo, per fortuna, si insinua nel nostro subconscio, però molte volte diciamo che filtra, passa molto più di quello di cui noi siamo coscienti. Ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, parliamo di alto astrale, di tutto quello che io chiamo l'energia, quello che lavora sotto o sopra, dipende un po' dai punti di vista, no? Comunque il non tangibile. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, ragazzi, io non posso che augurarvi un 2026 splendido. Vi mando un grande abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!